La mostra panoramica allestita nei due saloni al pian terreno della Biblioteca Universitaria di Genova presenta dei miei lavori che sono stati eseguiti nel corso di questi ultimi 10 anni. Molti di questi lavori a penna biro, ad olio e anche ad acrilico, ma soprattutto è la penna biro quella che la fa maggiormente da padrone. In questo video voglio presentarvi questa mostra soprattutto per le persone che non possono venire ovviamente a Genova, e sono molte quelle che mi hanno chiesto questo video almeno per vedere come e cosa si trova all'interno di questa mostra, per cui vi faccio strada e venite con me all'interno di essa. Buona visione. Entrati nella biblioteca, si accede alla mostra sulla destra. Vi è un'entrata, prima dell'entrata una bacheca con all'interno due lavori. La prima sala che incontrerete è dedicata ai Biroscape. Vedete qua vi sono le penne, alcune carte che uso e sono dei disegni a penna Bic su carta 14,8 x 10,5 cm. Avete visto un po' di materiali che uso, guanti, carta, e questi qua sono le bacheche dove sono sistemati i miei lavori, i miei Biroscape, che sono 216 in questa mostra. Ve ne sono moltissimi e moltissime sono le particolarità e le peculiarità di questi lavori che mi hanno consentito e mi consentono tuttora di provare la penna, di provare quali sono le proprietà e le peculiarità proprio della penna biro, che mi consente di avere dei tratti di nero molto profondi e delle sfumature che proprio se portate all'estremo possono assomigliare addirittura a quelle di una matita. Come vedete i paesaggi si snodano fra i più surreali e i più figurativi, in una struttura, in un ambito in cui possiamo riconoscere in alcuni delle nuvole oppure degli accenni di campi o di superfici dove noi possiamo ovviamente pensare di attraversare. E quindi la zona di interesse, che è quella rettangolare, viene giocata soprattutto sulla dimensione della profondità a cui mi aggrappo proprio per entrare con gli occhi dentro, mettermi dalle parti dello spettatore e cercare di costringermi a pensare un luogo e quindi uno spazio che può esistere, deve esistere fra il foglio di carta, che è fisico, e il disegno, che è la profondità e la descrizione di essa ha dentro il foglio di carta. Vedete, le nuvole sono un argomento ricorrente, un soggetto ricorrente, proprio perché si lasciano che possano essere interpretate nella maniera più varia possibile, e quindi lasciano proprio che il segno diventi quasi il protagonista in assoluto di questo, del fatto proprio di poter riuscire a concentrare dentro di esse proprio tutte le linee, tutte le sfumature e tutti i giochi di forma della penna. Poi vi è l'altra sala, quindi si prosegue dalle bacheche che noi abbiamo lasciato e si entra in questa sala dove sono riprodotti e dove sono esposti i disegni un pochino più grandi, medio grandi, che sono a penna biro. I più tanti sono ad olio, alcuni, e ad acrilico altri. Qui è particolare perché uso una penna gel oro, molto interessante, perché lo sviluppo della penna gel non consente molte sfumature. Qui invece abbiamo questo disegno eseguito totalmente, ovviamente come la maggior parte di essi, con la Bic Crystal Original. È un disegno molto grande che riproduce questa nuvola. Soprattutto i segni all'interno di essi, che possono essere seguiti proprio da vicino nel loro incedere, formano questa grandissima nuvola. Questo disegno si intitola Lockdown Cloud e a cui io tengo molto particolarmente. Questo qui invece è un disegno a grafite e rappresenta proprio un'alba nel mare che a Genova noi tutti vediamo. Questo è un particolare disegno a cui tengo in maniera
assoluta, perché da qui io sento che può nascere un certo sviluppo di un certo discorso che io posso fare sulla natura e proprio sull'invenzione del paesaggio, andando proprio a decostruirlo nella forma e nel segno, che mi consente proprio di ricostruire forme e di ricostruire luoghi all'interno proprio del rettangolo, del quadrato, del foglio di carta. Qui è un altro disegno a penna gel, questa volta blu, che mi consente proprio di avere quelle tramature proprie dell'inchiostro, naturalmente, senza segni di sfumatura. Questo è un lavoro, uno dei primi lavori che io ho eseguito con questa dimensione a penna biro. Qui invece abbiamo dei disegni a matita. La matita si lega molto a quel segno sottile e vaporoso, dove proprio il tratteggio è formato da segni quasi impalpabili, dove poi il nero risulta sempre grigio scuro. Mi piace proprio lavorare su questi toni anche con il disegno a matita. In alcuni punti vi sono degli interventi piccolissimi a penna, non in questo caso, dove vi sono particolari momenti in cui proprio il mare riflette il chiarore del cielo anche quando questo è nuvoloso. Questi qui sono disegni molto vecchi rispetto a tutti gli altri e dimostrano quanto la ricerca del segno sia importante proprio per ricostruire il tratteggio e andare a fondo delle dimensioni. Questo qua è un disegno a cui tengo molto ed è una somma di tutte le variazioni che possono esservi nei tratteggi. Questo è un olio su tela e rappresenta un'alba. È una delle particolari esigenze che io ho, proprio quello di fermare il tempo e descrivere quasi un'idea mistica del paesaggio e del cielo. Questi qui invece sono dei pensieri sul paesaggio che sviluppano sempre questo tipo di tratteggio al loro interno. I segni non sono altro che la testimonianza del passaggio della mano sul foglio. E questa è una caratteristica fondamentale a cui mi piace ritornare. Questo sempre legato a quel grande disegno che avete visto precedentemente. Questo invece è più frammentario, dove il tratteggio viene proprio a definire uno spazio quasi soffocante e pieno di cose, mentre qua è più diafano e quindi resiste proprio a questa tentazione di essere riempito totalmente. Questi sono invece paesaggi ad acrilico che mi piaceva portare, e questo invece è un altro dipinto che fa parte sempre di quella serie di dipinti ad olio in bianco e nero dove a me piace ritornare. Le nuvole sono un'evocazione e un'occasione anche di rappresentazione di una certa in qualche modo in una certa spiritualità che esiste all'interno della definizione dell'immensità che si va ad osservare quando si dipinge. Questo è l'ultimo dipinto che si trova all'interno della mostra, e poi naturalmente per chi può venire fa il percorso a ritroso e si ferma sui vari disegni o vari dipinti che più lo hanno interessato, oppure se nell'occasione io sono presente alla mostra si ferma a parlare con me. E questo mi fa moltissimo piacere. Spero che il video possa essere stato di gradimento per coloro che non possono venire a vedere la mostra, e so che in tanti mi avete chiesto di fare un piccolo video, di fare qualcosa per farvi vedere le cose che sono esposte. Quindi rinnovo l'invito a venire a visitare la mostra e a trovarmi, e vi auguro una buona settimana, una buona giornata, una buona serata e a presto!